e finalmente sono riuscito ad acquistarne una. Diciamo che è stato un parto, ci sono voluti veramente mesi. Era, per qualche strana ragione, non era disponibile da nessuna parte, e adesso vediamola comunque insieme, andiamo ad aprirla. Alla fine l'ho trovata, è uscita, è stata resa disponibile e l'ho acquistata. Era un po' che, diciamo, avevo l'intenzione di fare questo investimento. Non è sicuramente una camera di quelle economiche, però sicuramente una camera unica che promette molto bene, soprattutto per chi la utilizzerà come sottoscritto per riprese e prove di accessori per moto. Questo ha il grosso vantaggio, a differenza di quelle che ho sempre usato, che sono i prodotti della famiglia DJI, ha il grosso vantaggio di essere come si può dire, collegabile con interfoni da casco classico tramite Bluetooth, per cui anche fare quello che viene definito moto vlog senza aver bisogno di utilizzare ulteriori microfoni. Poi comunque lo vedremo, nel senso che questo sarà solo il video dell'unboxing e vedremo un attimino accesa come funziona. Poi comunque seguiranno altri video. Al massimo fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare e se avete degli argomenti da provare, che li includerò, esattamente come faccio per gli altri prodotti, navigatori, CarPlay, cose di questo tipo. Mi piacerebbe fare veramente una serie di video su questo argomento, su questo e sulle varie funzionalità, e soprattutto con eventuali accessori che poi andremo a vedere in altri video. La mia idea è proprio quella di utilizzarla come telecamera per questo tipo di riprese. Da quanto ho letto dovrebbe essere tra le migliori. A me onestamente gli 8K interessano poco, anche perché non avrei comunque modo di visionarli. Il 4K è già più che sufficiente, l'importante è che sia un 4K di qualità. E va bene, niente, torniamo un attimino a questo. Questo è il kit, chiamiamolo base. Prevede 2 batterie al posto di una. Diciamo che è una formula che esiste anche in versione singola, ma alla fine costa pochissimo di differenza, per cui tanto vale prendere la versione doppia. Qui abbiamo la scatola e sotto niente, non ho capito questa cosa serva, praticamente a nulla. Ok, poi abbiamo, questa è la Action Cam, che effettivamente è grossa. Poi faccio magari un confronto con quella che utilizzo io della DJI, ma effettivamente è grande e anche pesantina. Poi abbiamo sotto una batteria, l'altra penso dal peso che sia già installata, andiamo a vederla subito. Comunque sì, è già installata. Batteria 4,48 1800 mAh e penso sia identica a questa. Sì, assolutamente identica. Come tutte le Action ha, diciamo, delle guarnizioni sul coperchio che servono per la tenuta stagna. Ah, si sgancia, questo è carino. Ok, dopodiché andiamo ad inserire a fondo, ma non ho capito se ho sbagliato io qualcosa. Ho come la strana sensazione di averla inserita al contrario, infatti. Il coperchio si smonta, come potete vedere. Non so se riesco a farvelo vedere, sì, a questa asola, per cui si aggancia così, si richiude e dovremmo essere a posto. Vediamo. Sì. Cosa carina, ecco, vedete? Il tratto rosso, arancione indica che non è chiusa, e questo non garantirebbe, diciamo, l'impermeabilità, che su questa dovrebbe essere 12 metri, una cosa di questo tipo, di profondità. Onestamente non faccio sub, per cui non mi interessa più di tanto. Poi abbiamo altra cosa, vabbè, lo vediamo dopo, andiamo avanti e vediamo cosa c'è nella scatola. Abbiamo un attacco magnetico, l'avrete già visto in altre parti, e la cover per il microfono, nient'altro. E poi qui abbiamo, penso, il cavetto USB-C, USB-C,
una guarnizione per lo schermo non ci interessa, e poi una serie infinita di manualetti e l'adesivo Insta360. Sono gli stessi che ho trovato anche nella vecchia X2. Comunque questo per il momento non mi servono, lo lasciamo un attimino da parte, questo anche. Torniamo qui abbiamo, allora iniziamo a togliere qualche pellicola. Questa è la pellicola che copre la lente, poi abbiamo sotto il display frontale che in realtà serve solo come display di stato, non è touchscreen. Sotto abbiamo la pellicola che copre il display, poi l'attacco magnetico che poi andiamo a vedere, sostanzialmente questo, molto simile al meccanismo di DJI, forse con una presa migliore rispetto a quella, però devo dire che è comodo, si aggancia molto bene. Ecco, forse questi dentini sono un po' più, trasmettono più sicurezza rispetto a quelli di casa DJI, però va bene così. Dopo abbiamo su questo lato lo sportello, sotto ci dovrebbe essere la scheda di memoria. Ok, abbiamo sia la scheda di memoria che l'attacco USB di tipo C, USB di tipo C e lo slot per la micro SD. Qui abbiamo, diciamo, la zona del microfono anteriore che ha una sorta di come si può dire, spugna antivento, comoda quando si fanno riprese in moto soprattutto, è uno dei motivi per cui l'ho scelta. Caso contrario, se non vi danno fastidio i rumori, potete sempre decidere di montare la cover standard. Onestamente penso che lascerò montata quella antivento, così. Ok, altra cosa carina, display che ruota. Questo è comodo da un lato perché in caso di riprese, come si può dire, in modalità selfie, sicuramente è comoda, ma è comoda anche per fare riprese anche in moto e avere comunque una certa visuale. Quando se la montate, non so, zona manubrio, una delle problematiche è proprio quella di, come si può dire, non riuscire sempre a vedere. Immaginate di montarla così, uno sguardo dall'alto non sempre si riesce a vedere, mentre così lo potete regolare un po' come volete, fino ad arrivare a ribaltarlo. In questo caso ribalterà anche l'immagine ripresa. Altra cosa carina, se non ricordo male, da questo lato, non mi ricordo bene da quale, si dovrebbe anche togliere al contrario, stavo girando al contrario, e qui sotto, ecco, però vedete già ad esempio con questa coprilente non ruota molto bene, e qui abbiamo la nostra lente, e questo è semplicemente un vetro di protezione, cosa che ad esempio non c'era nella Insta1, nella Ace Pro normale, chiamiamola così. Sicuramente interessante il fatto che sia stata sviluppata in collaborazione con Leica, che è per tutti gli appassionati di fotografia un marchio decisamente noto. Allora, vediamo un attimino adesso di trovare una scheda di memoria e poi la mettiamo alla prova. Bene, proseguiamo e vediamo di accenderla per la prima volta, così vediamo anche come. Davanti c'è il LED di stato che cambia colore da azzurro, in questo caso è arancione, e qui abbiamo il display che non ho capito per quale motivo sia così, va bene, non fa niente, lo lasciamo così. Andiamo a mettere in questo caso italiano, successiva, ok, però così si dovrebbe vedere meglio. Mettiamo il blocco così vediamo di non creare problemi di esposizione. A questo punto facciamo partire l'applicazione, la Insta360 io l'avevo già installata, ok, e a questo punto viene già riconosciuta, non so se riesco a farvelo vedere in modo chiaro, ok, allora
Inserirò adesso una micro SD da 256 giga. Ok, montata. Torniamo al nostro bel display e infatti vedo adesso una bella 8 ore e 27 minuti. Vediamo se così si riesce a far vedere bene. Ok, la blocchiamo così, l'esposizione si dovrebbe vedere abbastanza bene. Allora, tra le varie opzioni abbiamo l'Active HDR, in questo caso è on, il tipo di stabilizzazione, quindi off, standard e alta. Comunque anche le guide sono tutte in italiano, mi sembrano ben fatte. Il rapporto di immagine 16 noni, 4 terzi o 2,35 a 1, che è l'equivalente del 21 noni in formato cinematografico. Lo riportiamo qui, poi e la durata può essere anche qui programmata, in questo caso il valore simbolo dell'infinito indica senza limiti. A livello di risoluzione abbiamo una 8K dai 30 ai 24, quindi da 24 a 30 frame al secondo, la 4K che va anche qui da un minimo di 24 fino a un massimo di 120 frame al secondo, idem per il 2.7, il 1080p invece aggiunge anche i 240, quindi risoluzione minima è una bella Full HD 1080 progressiva, quindi 1920 x 1080. Adesso lo lasciamo in 4K, io lo porto a 50. Ok, a questo punto questo è fatto. Il display comunque riporta tutte le informazioni sullo stato della ripresa. Carino, ben visibile. Abbiamo il rapporto di ingrandimento, quindi con un doppio tap o con un singolo tap si può attivare uno zoom. Poi abbiamo il tipo di, vediamo se riesco a farvela vedere meglio, così. L'angolo di ripresa, per cui in questo caso abbiamo Action, Mega, Ultra, De-Warp e Linear. E questi cambiano quelle che sono diciamo, la capacità del grandangolo, chiamiamole così. Mettiamolo in Mega. Poi cosa che abbiamo? Lo stato della batteria 44%, lo stato della scheda di memoria che in questo caso è da 256 giga, formattate comunque con questa risoluzione danno 8 ore e 27 di ripresa, e il fatto che ci sia l'HDR attivo. Facciamo lo swipe di qua, non c'è assolutamente nulla, per cui proviamo a fare una registrazione. Adesso non l'abbiamo visto, ma alla prima volta in realtà la guida vi segue e vi spiega quali sono i pulsanti disponibili, tra cui lo shutter, quindi l'avvio della ripresa, il pulsante di accensione, sostanzialmente vi spiega cosa si può fare e come si può fare. Altra cosa carina, vediamo subito se qui in effetti vedete ribalta l'immagine a seconda dell'inclinazione del display, per cui diventa sicuramente interessante. Vediamo se è possibile comunque fare lo zoom anche durante la registrazione, e mi sembra decisamente buono. Considerate che non c'è una luce diretta in questo caso, ma ci sono delle plafoniere dietro le spalle, però mi sembra che riprenda molto molto bene. Comunque vi metterò questi due clip così giusto per fare una prova. Dopodiché andiamo in pausa. Cosa che onestamente è molto carina è proprio la possibilità di mettere in pausa una registrazione e ok, la guida non mi interessa, a questo punto posso riprendere la registrazione e rimetterla in pausa. Io trovo questo sicuramente interessante, e con questo pulsante si interrompe la registrazione. L'effetto è carino, e qui abbiamo il nostro video ed eventualmente il pulsante per andare a vedere le miniature di tutti i video preparati. Diciamo che per questo video potrebbe essere tutto. Sicuramente è un prodotto che va scoperto. Il mio interesse è quello di provarla, come dicevo,
in moto, usarlo in moto per fare le riprese. Poi lo vedremo collegato magari a un paio di caschi utilizzando gli interfoni, sperando che il tempo migliori, però potrebbe essere una buona idea. Altra cosa che volevo verificare era, io ho preso una gabbia per la futura X4 che diciamo sto aspettando che il prezzo sia quello giusto, mi ero già portato avanti, e da quanto ho visto in realtà anche questo attacco, che non è diciamo il suo, però è assolutamente compatibile, vedete? E questo sicuramente è interessante, vuol dire che gli attacchi, così vi faccio vedere la gabbia, questo è l'attacco della mia Action e sono assolutamente compatibili con la gabbia della X4, per cui vuol dire che non lo sapevo onestamente, sia X4 che la One Ace, la Pro e la Pro 2 sfruttano lo stesso identico meccanismo come compatibilità, per cui questo permette di condividere gli accessori tra di loro. Va bene, per questa prima parte è tutto. Come ho detto, vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, vi lascio comunque tutti i link, compreso il coupon diretto al sito Insta360. Vi ricordo che se decidete di acquistarlo sicuramente date una mano al canale a crescere, perché prendiamo una piccolissima percentuale, per voi il prezzo non cambia, però può essere un gesto diciamo così per darci una mano e sostenere un po' il canale. In ogni caso vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto e come si può dire, e a seguirci su questo canale. Vi ricordo che i prossimi video, diciamo, come argomenti tratteranno veramente un po' l'utilizzo di questa cam e anche l'utilizzo sull'abbinamento con i caschi, con gli interfoni e le prove di questo tipo. Vi invito a lasciare nei commenti qualche quesito in modo tale che lo possa poi includere anche nei prossimi video. Grazie e alla prossima!